Guardate che tramonto. Io sono il tramonto. No, devi dirlo. Cioè il copywriter qui, no, il ghostwriter. Il writer. Il ghostwriter. Ghostwriter. Guardate che tramonto! Guardate che tramonto! Guardate che tramonto! Guardate che tramonto bello! È un po' prima del tramonto, però c'è ancora il sole. Ma poi tagliamo e ci mettiamo il tramonto, no? Ah, Tutto ecco. ti devo spiegare. Virgin Pina Colada. Roy. Ah, però, signora. Saparotto. Saparotto. Cosa vuol dire? Ananas in thailandese? Ah. Questa piscina è bellissima perché cambia colore. Sono un po' incoglionita stasera, che ho un po' di mal di testa. Quando viene il verde è quella che mi piace più di tutte. Che bella che è. È bellissima. È un ristorante molto bello. Guarda che azzurra, che bella. Sì. E poi anche blu è bellissimo. Blu è bello. Il rosso è quello che mi piace meno. C'è Sì, un un po' po' di moscio. macabro. Fa subito un po' cadavere nella piscina. Fa subito un po' d'aria argento. No, c'è sempre un morto nella piscina. Se c'è una piscina, stai sicuro che prima o poi un morto a faccia in giù te lo trovi. È un mega paguro gigante. E gli ha rubato la casetta alla conchiglia. Ma no, è la sua casa quella. Gliel'ha rubata, no? Sì. Il paguro non è quello che va a rubare le conchiglie degli altri. Mairu. Vi detto insieme. Ci sono i motorini che domani affitteremo. Uno a testa perché io con lui non ci vado, ho paura. Vai! Si parte! Pian piano! Non è un grande centauro. Siamo arrivati in un punto panoramico. Adesso se riesco a mettere... No. Questo qui non riesco, è troppo pesante, però... Ah no, quella è l'accensione. Noi andiamo a mangiare là. Generalmente questi paesini su Palafitta sono degli zingari del mare. Non so se ci siano da questo lato della Thailandia, generalmente li ho trovati sempre a sud. Qua non lo so. Siamo arrivati al molo del paese su Palafitta e c'è una barca affondata. Chissà perché è affondata. Cioè, affondare per affondare è meglio affondare in un mare del genere che a Rimini. Vedete, mettono il pesce, lo fanno asciugare, lo essiccano. Ma forse questo un po' dappertutto. Sì, penso di sì. È un'altra barca affondata, Ah sì, sì. Si vede. Cavolo. Andiamo verso un piccolo vatto, passando in mezzo alle mangrovie, su ponti traballanti. Si sente Indiana Jones. Sì, no, io sono Indiana Jones. Sono thailandese Jones, non indiana. Thailandese Jones. Guarda dove metti i piedi Indiana Jones. Gazettina di periferia. I gnomi militari a protezione del tempio. Sì. Pensa arrivare qui con un bel catamarano da 54 piedi. Penso di arrivare qui con una bella barchetta a vela di 44 piedi. Un bel Moody 44. Esatto. Sì, ma anche un catamarano, c'è un bel Bali, siamo vicini. Bali 54. Ma dov'è che siamo vicini a Bali? Beh, rispetto a San Giorgio siamo più vicini. Che c'entra? Che c'entra? No. Mairu. Chang Ru. Andiamo a mangiare. Eccoci inabissiamo, mi veniva. Cosa c'è? Non lo so. Ecco che entriamo nel paesino. Inabissiamo forse perché le palafitte... Scende negli abissi. Scendi negli abissi. Comunque le palafitte a me fanno sempre un po' impressione, mi affascinano. Questo è il paesino e cerchiamo un buon ristorante, o perlomeno un ristorante. Come si chiama questo posto? Mairu. È veramente un villaggio fantasma, fa un po' impressione. Case abbandonate, ristorantini chiusi.
Guardate qua, un pescione. Che cosa sarà questo? Una cernia? Questo sembra una cernia, quelli là però sembrano due squaletti. No, Questi sembrano due squaletti, sì. Abbiamo trovato un posticino dove mangiare proprio alla fine del molo. Qui c'hanno i granchi, delle conchiglione. Hopunka! Hopunka! Jeb mai? Mai Jeb? Ah. Poi ci sono dei pescioni. Madonna che granchi grossi che ci sono. Ah, questi sono i flamot, le seppie. Questi sono enormi. Seppie e calamari, seppie. Guardate che conchiglie grandi. Painai, painai, rawang, rawang. Ok, andiamo a mangiare. Dove sei messo, Franco? È già pronto a ordinare le birre? Posto molto carino questo. Sono veramente sono rimasti pochissimi ristoranti aperti. Questo mi sembra il più vivo, c'ha tutta la roba fresca, le vasche coi pesci. Anche qua ci sono i pesci. Siamo sicuri che il pesce sarà fresco. Guarda i dondoli fatti con il legno. sì. Sembra quella che mi ha fatto mio papà al vernaio. Sì. Mi lavo le mani. Sì, anch'io. Ciao! C'è il bimbo di prima che ti guarda perplesso. Sì, dice, cosa fa quella lì? Franco ha ordinato un piatto di riso saltato con gamberetti e cose di mare e io del granchio. Tutti e due abbiamo chiesto il piatto piccolo. Guardate cosa ci è arrivato. Questo è il mio granchio. È un quintale. Ne abbiamo da mangiare. Sono passate circa 2 ore e mezza e Marianna è ancora lì. Guarda è divertente. Sono passate altre 2 ore e mezza. Praticamente prima il tavolo dietro Marianna stava pranzando. Adesso sono arrivati 2 gruppi che stanno facendo cena. Ecco, e lei è sempre col piatto di granchio. Ho imparato a mangiare il granchio. Buonissimo. Adesso ce ne andiamo, lasciamo questo paesino galleggiante. Speriamo che questo moletto mi regga. Riprendiamo il motorino, aiuto, e andiamo un po' più a nord. Aiuto. Allora. Sana e salva. Ah, questa vita mi distrugge. Qui la strada finisce, niente spiaggia. Andiamo da un'altra parte o andiamo a piedi? Andiamo a piedi? Sì. Draghe dappertutto che scavano e costruiscono. Ahimè. Sì. Ma vuoi albergo carino sulla spiaggia? Devi distruggere l'ecosistema. Oddio, adesso? Allora, come si passa? Qua passa la Torino-Milano. Guarda, tutti quei cocchi lì potrebbero essere stati tutti caduti addosso a qualcuno. È uguale alla nostra spiaggia, anche con le stesse altalene, gli stessi alberelli. No, queste altalene sono un po' più massicce, Sì. Però la capannetta con lenzuolo bianco va moltissimo.
Questa è enorme. Aiuto, amicissimo, mi posso sdraiare. Questa è la differenza di questa baia, altalene enormi. Aiuto, dove è andato? È sparito. Go! Sono andata fino a nuoto dal trimarano. Era particolarmente socievole, ho dovuto chiamarlo tipo 15 volte, poi alla fine è uscito un tedesco che tiene la barca in garage. Mi ha detto però che si può forse noleggiare a Koh Chang, ma i prezzi sempre pazzeschi. E quindi lui niente, si esce il suo trimarano dal garage, se lo nuova per strack e veleggia fino a Koh Put, così. E siamo parecchio in ritardo, quindi mi sa che ci impiegheremo tutto il giorno, siamo partiti veramente all'alba. Qui lasciano tutto aperto. Mi fa venire in mente, sapete quei film tipo Hitchcock dove lottano sul treno e poi c'è quello che spinge la testa fuori, così, e poi passa l'altro treno. Ecco, immagino questo. E dopo 8.848 ore finalmente siamo arrivati in albergo a Hua Hin. Però ve la faccio vedere la prossima settimana e io intanto, vista l'onda, buona onda!